In un ospedale psichiatrico i pazienti vengono trattati peggio delle bestie. Un uomo, un paziente, si rifugia nella propria fantasia. Ma siamo veramente certi che sia tutta fantasia? In più, un uomo ancora più terrificante farà un ritorno veramente da incubo. Questo è Harlech Asylum. Benvenuti o bentornati qui nella Biblioteca Nerd, il canale dedicato a tutto il fantastico mondo nerd. Allora, dopo questa piccolissima e doverosa introduzione iniziale, è giunto il momento di presentarvi appunto l'ultimo Dylan Dog, ovvero il 478 dal titolo Harlech Asylum. Ma come si presenta in edicola? Ebbene, così, incellofanato. Perché? Perché insieme all'albetto originale abbiamo anche questo piccolissimo spillato che, eccolo qui ragazzi, come ho fatto, perché ne ho due, si intitola Il francobollo maledetto, con il soggetto e la sceneggiatura di Barbara Baraldi e i fantastici disegni a colori di Bruno Brindisi, tutto in collaborazione con Poste Italiane. Quindi questo è il piccolo packaging che troverete in edicola. Ovviamente ne ho comprati due perché, essendo un collezionista folle, non potevo fare altro. Ma ora è giunto il momento di presentarvi appunto l'albo. Allora ragazzi, Harlech Asylum è stato partorito, il soggetto e la sceneggiatura sto parlando, da Marco Nucci, dove lo troviamo nelle sue ultimissime opere, che sono state lo speciale 40 dal titolo Le nebbie di Praga. Lo troviamo anche nell'Enciclopedia della Paura 2025, e per ritornare alla serie originale di Dylan Dog lo troviamo nel numero 458 dal titolo Sette vite. Insomma, il nostro Marco Nucci è veramente di casa qui in Dylan Dog. Passiamo ora ai disegni, perché i disegni sono stati affidati a Paolo Martinello. E ragazzi, che disegni! Anche lui lo troviamo nell'Enciclopedia della Paura 2025 sul Dylan Dog 458 Sette vite, ma soprattutto lo troviamo nello speciale, sempre ovviamente di Dylan Dog, Il pianeta dei morti. Insomma, anche lui veramente un ottimo acquisto per la scuderia di Dylan Dog. E alla copertina, come sempre, abbiamo il duo Gianluca e Raul Cestaro. E ragazzi, proprio dalla copertina vorrei partire, perché questa copertina, come ormai ci hanno abituato i fratelli Cestaro, è veramente spettacolare. Abbiamo sotto la scritta di Dylan Dog un personaggio veramente eloquente e incredibile di tutto il panorama dilaniato, ovvero Xabaras. Sotto abbiamo questa orda di non morti, fantasmi. Diciamo che se avete letto la storia, può essere qualsiasi cosa, perché saranno reali oppure no? Questo è una grandissima domanda. Ma poi, ovviamente, abbiamo sempre il nostro caro e vecchio Dylan. E anche qui lo troviamo in una situazione molto spiacevole. Infatti lo troviamo seduto su questa sedia con una camicia di forza, ben legato e dal viso veramente poco contento. Insomma ragazzi, questa copertina è veramente fantastica, ma ora andiamo a guardarci qualche disegno di Paolo Martinello, perché sono veramente eccezionali.
Allora ragazzi, secondo me Paolo Martinello in questo albo si è veramente superato. Ci sono dei disegni con una espressività, ma non solo di Dylan Dog e dei personaggi principali, ma proprio tutti quanti i personaggi che sono inseriti qua dentro, anche quelli secondari, quelli che vengono mostrati solo una volta sola, sono veramente fantastici. Mi piace tantissimo questo disegno dove c'è l'indagatore dell'incubo, sarà lui, non sarà lui? Solo leggendolo lo scoprirete, dove si vede appunto Dylan Dog nella sua camera cella, non si sa, ovviamente nella sua camicia di forza con quest'altra immagine tristissima dove sta praticamente sbavando. Poi lo ritroviamo in quest'altra tavola invece molto 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 tranquillo a passeggiare per le strade di Londra. Ma qui veramente ogni disegno non lascia, scusate, lascia veramente trasparire tutto quello che è l'angoscia dei personaggi di quel momento, e anche ovviamente ogni singolo luogo è disegnato e caratterizzato in maniera spettacolare. C'è un disegno che ho adorato su tutti ed è esattamente questo qui, quello dove c'è Xabarax, o meglio la faccia di Xabaras avvolta nelle fiamme con sotto appunto questa casa che prende fuoco. Ovviamente è ripresa dal numero 1 di Dylan Dog, che chi è amante di Dylan Dog non può non aver letto, quindi deve assolutamente conoscerlo. Un'altra scena disegnata in modo spettacolare è questa scena splatter che si svolge in questa cucina, che è tutto fuorché una cucina, sembra più una scena dal film Letterface, ma guardate che spettacolo, veramente incredibile, veramente bellissima. Altra tavola che adoro è questa dove c'è il nostro caro e vecchio Dylan, sarà Dylan, non si sa, non si sa, seduto su questa sedia esattamente come quella in copertina, con dietro di lui tutti i mostri che ha affrontato durante le sue avventure. Insomma, i disegni di Martinello sono veramente spettacolari. Ogni pagina, ogni tavola è veramente sempre più bella l'una dall'altra. Guardate questi zombie disegnati, scusate, in modo veramente spettacolare. Sembrano veramente vivi e che escano dal fumetto da un momento all'altro. Insomma ragazzi, questi disegni sono veramente incredibili. Lasciano veramente trasparire tutto quello che è appunto la storia al suo interno. Ma appunto qual è la storia al suo interno? Beh, è giunto il momento di raccontarla, perché qui ci troviamo appunto in questo ospedale psichiatrico che è l'ospedale di Harlech, famosissimo perché lo troviamo già nel numero 8 di Dylan Dog, intitolato Il ritorno del mostro. E ragazzi, in quell'ospedale psichiatrico non succede assolutamente nulla di buono. Ma qual è la peculiarità di questo albo? Beh, che in questo ospedale psichiatrico c'è rinchiusa una persona dal nome di Arthur Van Schwave, scusatemi, sì, Arthur Van Schwave, scusatemi, ma non ho pronunciato molto bene questo cognome, fa nulla, dove lui è convinto di essere l'indagatore dell'incubo, ovvero Dylan Dog. Perché? Perché lui nella sua fantasia lo è veramente. Ora, la domanda è: ma è veramente tutto frutto della sua fantasia? Oppure ha vissuto o sta vivendo realmente quello che sta succedendo? La cosa non sarà mai chiara, già ve lo dico, ma la storia si dipana in due rami. Da una parte abbiamo il nostro Arthur che continuamente sogna o pensa di vivere l'avventura. Quale avventura? Beh, quella che sta vivendo nello stesso momento il nostro caro e vecchio Dylan.
E vicino ad Arthur Van Schwein ci sono altri pazienti che lui vede come l'ispettore Block, vede il suo compagno di camera come il fidato assistente Grucio, ma soprattutto vede una sua compagna sempre di istituto come tutte le ragazze che lui ha visto e vissuto in tutte le sue storie. La storia si dipana molto semplicemente così. Beh, una ragazza va dal nostro indagatore dell'incubo perché? Perché ha visto suo marito. Fin qui tutto normale? Beh, non tanto, perché suo marito è morto qualche giorno prima. Di conseguenza Dylan Dog, incuriosito ovviamente dal suo quinto, sesto senso e mezzo, non può che non indagare. Tra una cosa e l'altra trova una mappa, forse una trappola, lasciata da un personaggio che ovviamente è in prima di copertina, che è Xabaras, che lo trascina, o meglio lo riporta ad Undead. E lì ovviamente non può succedere nulla di buono. Il bello di questa storia è che è veramente talmente tanto intrecciata che fino alla fine non si sa quale sia la realtà e quale sia la finzione. Ma poi ci sarà veramente una realtà tra le due? Non si sa, perché il buon Nucci ha lasciato tutto quanto in sospeso, o meglio, ha lasciato che la nostra immaginazione o il nostro pensiero decida quale sia la realtà. Ho trovato questo albo veramente fantastico, fantastico. Può stare tranquillamente nei primi 100, ma non per tornare con la solita storia che i primi 100 erano meglio. No, assolutamente no. Ma per tornare alle atmosfere dei primi 100, che è qualcosa di molto diverso. E assolutamente ci voleva proprio questo albo. Insomma, questo 40° anniversario di Dylan Dog si sta rivelando veramente molto succulento, e vi dirò la mia. Attualmente questa è la storia più bella, appunto, del 40° che ho letto di Dylan Dog. Sono veramente molto curioso di proseguire con queste storie. È venuto il momento delle anticipazioni, perché subito, fra 2 settimane, troveremo l'albo bis che si intitolerà Le radici dell'odio, ovviamente il 478 bis, e sarà in edicola dal 16 di luglio, ma poi a fine mese, cioè il 31 di luglio, avremo il Dylan Dog numero 479 dal titolo Scommessa sul destino. Insomma, l'indagatore dell'incubo è pronto questo mese di luglio a portarci altre 2 succulente storie, e ovviamente io, e spero anche voi, non ce le faremo di certo scappare. Una piccola curiosità: ho trovato, a parte che all'inizio dell'albo sull'horror post praticamente si dice che è stato molto ripreso da Qualcuno volò sul nido del cuculo come albo. Io ci trovo anche molto qualcosa di Shutter Island, ma soprattutto ci trovo un episodio di Buffy del quale purtroppo non mi ricordo il titolo. Ho fatto delle ricerche ma non sono riuscito a trovarle, del quale la stessa Buffy viene rinchiusa in un ospedale psichiatrico e lì gli dicono che anche lei ha vissuto un sogno, nel senso che lei pensava di essere Buffy l'ammazzavampiri, ma in realtà non lo è mai stata. Ho trovato questa piccola similitudine, non so come mi è venuto subito quel flash quando ho visto e letto questo albo, che io gli do un bel 9,5, ragazzi. 9,5 penso che sia una cosa fantastica, mai data a nessun albo. Quindi, ragazzi,
Ultima cosa, vi invito gentilmente, se potete, a scrivermi qua sotto nei commenti se lo avete letto e cosa ne pensate. E altra cosa molto importante e gratuita è quella di iscriversi al canale, lasciare un bel mi piace e ovviamente di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulla nostra programmazione. Noi ragazzi ci vediamo presto, ma veramente molto molto presto, in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!